Ciao, siamo su pc.it, questa è una video recensione per l'ultimo netbook Asus EPC X101. È un netbook particolare perché è il primo che dopo tanti anni torna ad essere venduto con un sistema Linux preinstallato. Per esattezza abbiamo MeeGo-OS, che è il sistema operativo open source sviluppato da Intel con parte della partecipazione di Nokia, progettata appositamente per girare su macchine come queste, ovvero piccole, compatte, progettate per navigare fondamentalmente, navigare in rete, usare social network e poco altro, ma soprattutto per macchine economiche. Questo EPC X101 infatti costa solo, nella sua configurazione tedesca, 169 euro, che corrispondono ai 199 euro del mercato americano, dove sarà disponibile tra pochissimi giorni. Oltre al sistema operativo e al prezzo, altra particolarità di questo EPC X101 è il design, che è di tipo ultra sottile, come vedete qua dalle immagini, e ultra leggero perché pesa soltanto 900 grammi e è il peso più basso che si può trovare su un netbook di questo formato. Ha uno schermo opaco da 10 pollici, quindi antiriflessi, ottimo per la visibilità all'esterno, con risoluzione di 1024x600 pixel. Ha una tastiera ad isola con tasti leggermente differenti da quelli dei modelli precedenti, poi vedremo se è buona o meno, un touchpad più grande del solito, ma con due tasti integrati, in pratica è una unica superficie. In basso qua a destra abbiamo i LED di segnalazione, in alto abbiamo la piccola webcam con il microfono integrato. Il lato destro, ed ecco che approfitto per farvi vedere il profilo ultra sottile, integra una porta USB 2.0, jack combo per microfono e cuffia ed un lettore di schede micro SD. Sul sinistro abbiamo questa griglia per l'areazione, la seconda porta USB 2.0 ed il jack per l'alimentatore. Alimentatore che ricorda anche lui quello usato nei primissimi modelli dei PC, che ha dimensioni contenute con un unico solo cavo, tra l'altro anche sufficientemente lungo. Lo spinotto invece è lo stesso usato nella serie Seashell. L'EPC X101 è disponibile in 4 colorazioni, questa ovviamente è la nera, ma arriveranno presto anche le versioni bianche, rosso ed una particolare marrone. Tutte condividono la stessa trama, la stessa finitura usata per il lead, per il fondo e per parte dell'interno del netbook, compreso il poggiapolsi. Questa è anti-impronte e anti-graffio, buona al tatto, ha una buona sensazione nonostante il netbook sia estremamente economico. Non si ha la sensazione di avere tra le mani un netbook che costa solo 169 euro, perché le plastiche sono comunque buone, la qualità costruttiva a mio avviso è pari a quella dei migliori netbook che abbiamo visto fino adesso, perlomeno dei modelli Asus. Certo, mancano alcune piccole finiture, ma in linea di massima, anche grazie a questa particolare finitura in rilievo, l'effetto è buono. Sul retro troviamo una batteria da 3 celle, 2600 mAh, ed un grande sportellino che permette di accedere alla memoria RAM. Si possono mettere massimo 2 GB di memoria DDR3, di accedere al disco SSD interno, quindi di sostituirlo personalmente e fare lo stesso con la scheda Wi-Fi. Eccoci quindi a parlare delle specifiche tecniche di questo EPC X101. Il processore è un Atom N435 a 1.33 GHz, è un single core, una versione quasi depotenziata del precedente N450. Abbiamo 1 GB di RAM, abbiamo un disco SSD anche particolarmente veloce, da come poi vedremo nei benchmark, da 8 GB, abbiamo Wi-Fi, la dotazione di porte di cui abbiamo appena parlato, la webcam è una 0.3 megapixel e l'impianto audio è di tipo mono, l'unico altoparlante posizionato qua sul lato sinistro del netbook. È una dotazione hardware che per un netbook di fine 2011 può sembrare un po' povera, e in effetti da qualche punto di vista lo è realmente, ma lasciate che vi mostri i tempi di avvio del sistema operativo MeeGo. Vado ad accendere il pulsante. Ed ecco che in meno di 10 secondi, o circa 10 secondi, ho il mio sistema operativo pronto, connesso alla rete e configurato per ottenere il massimo dal processore depotenziato e dal disco SSD. L'ottimizzazione di MeeGo riguarda anche i consumi. Il netbook ha una batteria da 3 celle, come già detto, ma che mi ha permesso di superare le 4 ore e 10 minuti durante la riproduzione di filmati continui su YouTube e di sfiorare le 4 ore durante la navigazione web e Wi-Fi. Ho ottenuto questi risultati con la luminosità dello schermo al 50%, che è una impostazione che permette, anche grazie allo schermo opaco, di avere un'ottima
visibilità. Ok, siamo arrivati ai pregi e difetti di X101. Tra i pregi, il design, senza dubbio, e la qualità costruttiva, anche in rapporto al prezzo estremamente contenuto. Un più anche al fattore rumorosità del netbook, che grazie al disco SSD e al processore a basso consumo, quindi a bassa emissione di calore, di conseguenza con una ventolina che si accende veramente di rado, permettono a X101 di essere uno dei netbook più silenziosi attualmente in commercio. Lo ripeto, mi è piaciuta la qualità costruttiva e il mix di materiali usati da Asus, che seppur poveri, e deve essere necessariamente così per un prodotto dal costo così contenuto, che oltre a dare al netbook una sua personalità e tutto un suo fascino, contribuiscono anche a mantenere il peso sotto il chilogrammo. A livello tecnico l'unico aspetto che forse non mi ha colpito è questa nuova tastiera, perché ha dei tasti più piccoli del normale, di quelli a cui ci eravamo abituati, che richiedono un certo periodo di rodaggio per essere colpiti correttamente. C'è anche una diversa corsa, un diverso rimbalzo della tastiera, che sembra forse leggermente più economica rispetto a quella usata nelle altre linee. Non un meno, ma di certo un punto interrogativo è il sistema operativo MIGO preinstallato, perché è un'arma a doppio taglio che da un lato consente buone prestazioni anche con questo hardware, come abbiamo visto, permette tempi di boot ultra veloci, permette fondamentalmente di essere online in pochissimo tempo, di raggiungere la rete veramente in un istante. Dall'altro non è certo il massimo per quel che riguarda le applicazioni disponibili, la flessibilità, perché si possono fare fondamentalmente soltanto le cose che sono preimpostate o comunque aggiungerne altre, ma stiamo sempre parlando di dettagli, con il rischio ma anche l'opportunità di poter passare tra qualche settimana a un sistema operativo ancora Linux, ma magari più completo, come potrebbe essere una delle varianti di Ubuntu. Per altre considerazioni su APC X101, per i benchmark, gli screenshot dell'interfaccia grafica e quant'altro, leggete la recensione completa pubblicata su apc.it e visitate il nostro canale YouTube, dove troverete recensioni, unbox, anteprime e quant'altro che riguardi netbook, tablet e il settore mobile.